Nuova Cannondale Scalpel, cosa cambia? Quanto pesa? Quanto costa? E soprattutto come va? Beh, la bici è qui dietro alle mie spalle, come avrete capito l'ho già provata, quindi senza perderci troppo in chiacchiere iniziamo subito a parlarvi dei dettagli tecnici e delle sensazioni di guida. Ed eccola qui, Cannondale Scalpel 2024 nel modello 1, ovvero quello subito sotto al top di gamma. Il top di gamma è denominato Lab 71 e si differenzia sì per un allestimento un po' più pregiato, ma anche per un carbonio diverso. In questo caso abbiamo un carbonio della serie 1, quindi leggermente meno pregiato del Lab 71, leggermente più pesante, ma comunque di ottima qualità. Passiamo ora però ai dettagli, agli altri dettagli che secondo me sono molto più importanti. Abbiamo un'escursione anteriore e posteriore di 120 mm, quindi si passa da 100 a 120, con uno schema sospensivo che rimane identico a quello della precedente Scalpel, ossia si avvale della tecnologia Flex Pivot, che il punto cruciale è posizionato qui sui foderi bassi del carro posteriore. Abbiamo una lamina di carbonio particolare coperta da questa protezione in gomma che permette al carro di flettere in un solo punto, imitando in un certo senso il giunto Horst, che però avrebbe reso sicuramente la struttura più pesante e anche avrebbe richiesto più manutenzione. In questo caso invece, flettendo in questo punto, il carro imita il comportamento di un carro con giunto Horst, però eliminando completamente la manutenzione e avendo un sistema molto più leggero. Molto particolare anche l'entrata dei foderi bassi nella zona del movimento centrale, quindi senza altri pivot, altri link di fissaggio, ma in modo diretto con un perno posizionato qui sopra la zona del movimento centrale. L'ammortizzatore si avvale di un piccolo link in alluminio che permette a tutto lo schema sospensivo di funzionare. Ovviamente è posizionato in modo orizzontale proprio per far spazio al doppio portaborraccia. Da questo punto di vista però sono state fatte delle modifiche, infatti abbiamo un telaio più sloping, ovvero con tubo del piantone più basso. Questo permette innanzitutto di utilizzare dei reggisella telescopici con escursione abbondante, come quello da 150 mm che vedete qui, che è montato di serie su tutti i telai ad eccezione dei telai in taglia S. Qui abbiamo una taglia M. Questo però ovviamente ha richiesto la modifica dell'orientamento del secondo portaborraccia. Come vedete, il portaborraccia è posizionato in modo più anteriore, però comunque c'è lo spazio disponibile per montare due borracce. In questo caso ho montato questo porta oggetti, però comunque è lo spazio necessario anche per utilizzare una seconda borraccia. E il triangolo principale è molto simile come linea a quello precedente, cambia però nella zona del manubrio. Abbiamo un tubo di sterzo molto compatto, in questo caso in taglia M abbiamo un tubo di sterzo da 90 mm e sulla precedente Scalpel invece era da 105 mm. 1,5 cm di altezza che comunque è fondamentale per avere un assetto un po' più racing sull'anteriore. Inoltre, e su questa nuova Scalpel, il passaggio dei cavi è completamente interno nella serie sterzo. Sui modelli Scalpel 1 e Scalpel Lab 71 è presente questo nuovo cockpit integrato marchiato Cannondale, ma su tutti gli altri modelli sono presenti delle pieghe e degli attacchi tradizionali, sempre marchiati Cannondale, con un passaggio dei cavi sotto all'attacco, quindi c'è un tappo specifico che permette l'entrata dei cavi nella zona inferiore, come quasi tutte le bici attuali. Confermata anche la presenza della forcella Lefty Ocho, che però non è presente su tutti i modelli, ovvero alcuni modelli si possono scegliere anche con sospensioni tradizionali, con forcella tradizionale, nello specifico una RockShox SID. Sulla nuova Scalpel ci sono anche due dettagli che forse potrebbero passare inosservati, ma che secondo me sono molto importanti, ovvero il movimento centrale filettato, quindi non più press fit ma filettato, e questo sicuramente è più facile, più pratico da mantenere e i meccanici ringrazieranno. Un altro dettaglio interessante è la presenza di un perno della ruota posteriore tradizionale, quindi non speed release come quello presente sulla vecchia Scalpel, ma tradizionale. Anche questo è un dettaglio votato alla praticità. Novità interessanti anche sul fronte delle geometrie, che sono cambiate radicalmente. Abbiamo un angolo di sterzo di 66,6 gradi, ovvero molto più aperto, molto più slack di quello della precedente Scalpel che era di 68 gradi. Un piantone di 75,5 gradi, quindi più verticalizzato di un grado rispetto a quello della Scalpel precedente. Un reach in taglia M, quella che vedete qui, di 450 mm,
ovvero 1,5 cm più lunga della precedente Scalpel a parità di taglia, che si abbina ovviamente ad un attacco manubrio molto più compatto. In questa taglia M abbiamo anche un carro di 438 mm. Ho specificato la taglia proprio perché la misura del carro varia in base alla taglia del telaio, e questo è un dettaglio molto interessante per avere la giusta stabilità e il giusto feeling su tutte le taglie del telaio. Anche il comportamento dello schema sospensivo e la taratura delle sospensioni è variabile in base alla taglia del telaio, grazie alla filosofia della proportional response, che ormai è diventato uno standard utilizzato da Canon da diversi anni. Questo è un dettaglio importante proprio per avere il giusto feeling indipendentemente dall'assatura del rider. Tornando un attimo sulle geometrie, altro dettaglio molto importante secondo me è il BB drop di 42 mm, quindi una distanza molto accentuata tra i perni delle due ruote e il centro del movimento centrale. Abbassare il più possibile il movimento centrale permette di avere una bici più stabile sia sul veloce sia sullo scassato. Nel complesso quindi le geometrie sono al passo coi tempi e super moderne, nulla da dire da questo punto di vista. Ok, questi sono i dettagli principali e le differenze rispetto alla vecchia Scalpel. Ovviamente per tutte le altre informazioni più specifiche andatevi a vedere l'articolo che vi linko qui sotto in descrizione. Parliamo un attimo di pesi e prezzi. Iniziamo proprio dai prezzi. Quanto costa questa Canon delle Scalpel 1 2024? Il prezzo di questo modello è di 9.499 euro. La gamma Scalpel però parte dai 4.299 euro per arrivare ai 12.999 euro del modello Lab 71, ovvero il più pregiato. E quanto pesa questa Scalpel 1? Sulla nostra bilancia ha rilevato un peso di 11,3 kg senza pedali, che diventano 11,7 kg con i pedali Look con misuratore di potenza integrato. Con altri pedali magari si andrà leggermente sotto, però comunque rimane un peso non leggerissimo, devo essere sincero. Bene, ma andiamo al dunque. Come va in salita, in discesa, nel pedalato? Beh, vi porto con me sui sentieri e ve lo dico lì direttamente. Siamo in sella alla nuova Canon del Scalpel, approfitto di queste prime pedalate su questo tratto in falsopiano, leggera salita, per parlarvi dell'assetto in sella. Sin dalle prime pedalate ho avvertito innanzitutto un assetto molto raccolto e un piantone molto verticale, più verticale rispetto a quello della vecchia Scalpel, che avevo detto anche nel test che era un po', diciamo, old style, con soltanto 74 gradi e mezzo. Qui abbiamo un grado in più che si sente molto, infatti ho dovuto subito arretrare la sella un pelino perché ero davvero troppo raccolto e avevo una spinta troppo proiettata avanti all'asse, proprio ero scomodo, quindi ho dovuto arretrare. Questo vi fa capire che, ecco, in pedalata sicuramente si ha una marcia in più e si ha un assetto più corsaiolo. Allo stesso tempo si sta anche molto raccolti in generale nella posizione delle braccia, sia perché lo sterzo più aperto fa proiettare verso di noi il tubo di sterzo, quindi ci si avvicina, anche se il reach è più lungo, però comunque il tubo di sterzo si avvicina un po'. Inoltre l'attacco manubrio di serie è veramente molto compatto, la salita si fa più ripida, più impegnativa, sempre abbastanza scorrevole, però più ripida, e sicuramente si avverte anche qui il vantaggio di un piantone più verticale che offre sempre una pedalata molto efficiente. Con sospensioni tutte bloccate è veramente rigida. Questo è una caratteristica che già era presente sulla vecchia Scalpel, quindi è una conferma, diciamo. E devo dire però che gli 11,3 kg di bici si sentono, nel senso che non è una bici che invoglia a rilanciare spesso, ma invita a procedere di passo, e devo dire che procedendo di passo si pedala molto bene e si fanno anche bei tempi, perché ieri ad esempio su una delle mie salite di riferimento di circa 16 minuti ho fatto il com senza forzare troppo, quindi senza andarlo a ricercare, procedendo ad un'intensità di Z4 per darvi un riferimento. Questo vi fa capire che non è una bici lenta, però non è una bici che invita a scattare di continuo, dai. Eccoci in discesa, in questo caso in una discesa veloce con curve ampie. Beh, da questo punto di vista la nuova Scalpel
ha veramente guadagnato tanto, perché questo sterzo così aperto e questa capacità con doppie sospensioni da 120 la rendono veramente veloce. Sui percorsi tipo questo, ecco, si ha tanto feeling e si riesce a fare velocità in modo molto facile. Anche sui salti ha una marcia in più, perché comunque si superano con grande facilità. Sì, anche la vecchia devo dire che era, diciamo, superiore rispetto alle classiche, alle bici classiche, soprattutto grazie alla Lefty, che è sempre avuto dei vantaggi sullo scassato e sul veloce. Però questa secondo me ha fatto un ulteriore passo in avanti, e in questi punti anche il telescopico con escursione maggiorata dà un grosso vantaggio, perché comunque si riesce ad abbassarsi di più sulla bici. Sì, i puristi del cross country forse storceranno un po' il naso, ma secondo me è soltanto un vantaggio. Siamo di nuovo in salita, questa volta però su un sentiero molto ripido. Ora non ho la percentuale, però vi assicuro che è molto ripido, anche se l'immagine un po' schiaccerà, e con dei tratti di radici da superare. Beh, in queste situazioni devo dire che si avverte la mancanza di una posizione intermedia delle sospensioni. Da tutta aperta la nuova Scalpel, così come la precedente, tende ad affondare un po' troppo. Ciò vuol dire che bisogna lavorare di fino sulla pressione per avere un carro un po' più sostenuto. Però ecco, non è proprio il massimo. Il freno in compressione di altri sistemi di sospensione già predisposti, ecco, per le 3 posizioni è tutta un'altra storia. In questo caso io ho dovuto gonfiare un po' di più l'ammortizzatore. Alla fine va bene, non è che va male, però secondo me con una terza posizione sarebbe ancora meglio. Per quanto riguarda invece la guida nello stretto, oggi sono sentieri abbastanza larghi, ma ieri l'ho provata anche su curvette in salita molto strette. Mi ha sorpreso in positivo, perché si gira molto bene nonostante abbia uno sterzo molto aperto e un anteriore non bassissimo, e anche un rake della forcella da 50 mm, classico di Lefty, quindi un po' più avanzato. Siamo di nuovo in discesa, questa volta su un sentiero un po' meno pettinato, più natural, con qualche salto e qualche curvetta più stretta. Prima non vi ho parlato dello schema sospensivo, che è molto efficiente in discesa. Diciamo che questo flex pivot imita in tutto e per tutto il classico giunto horse, che come sapete è una garanzia per efficienza. È un po' più leggero, però comunque il comportamento è molto simile, quindi la bici rimane sempre incollata al terreno e molto reattiva allo stesso tempo, quindi pollice in su per il flex pivot. In queste curvette che vedrete adesso molto secche bisogna prenderci un po' la mano, perché questa bici è molto aperta davanti, 66 gradi e 6, e allo stesso tempo ha una forcella che rimane molto sostenuta, molto alta, e sui sentieri stretti bisogna calibrare il peso, perché di serie si ha un cockpit integrato con un attacco molto compatto, come vi dicevo, e non molto basso, quindi bisogna un attimo prenderci la mano. In generale però rimane una bici che in discesa ti fa divertire. Bene, eccoci tornati qui. Dopo aver parlato dei dettagli tecnici e delle sensazioni di guida, tiriamo un attimo le somme. Cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto di questa nuova Scalpel? Allora, innanzitutto mi è piaciuto il feeling in salita, ovvero l'assetto, sia un assetto molto più performante da questo punto di vista. Grazie al piantone più verticale si ha una posizione in sella migliore sulle salite ripide soprattutto, ma in salita in generale. Si ha un assetto che è migliorato rispetto a quello della precedente Scalpel, quindi pollice in su da questo punto di vista.
Mi è piaciuta anche la prestazione in generale sui percorsi più veloci, sullo scassato, sui salti. Questa bici spiana praticamente tutto e è merito sì delle nuove geometrie, del sterzo più aperto, anche della forcella lefty, ma anche del flex pivot posteriore. Il carro rimane sempre ben incollato al terreno e questo dona un feeling assurdo e permette di mollare i freni il più possibile sui percorsi veloci. Mi è piaciuta anche la possibilità di avere dei modelli senza forcella lefty, perché chi non ama questo tipo di sospensione ha la possibilità di comprare la bici senza fare delle modifiche troppo invasive. Mi è piaciuto anche l'inserimento del movimento centrale filettato, che migliora sicuramente le operazioni di manutenzione, rende più pratica la manutenzione, e del perno passante posteriore, che è più semplice sicuramente da utilizzare. Arriviamo ai punti negativi. Cosa non mi è piaciuto di questa nuova Scalpel? Beh, sicuramente il peso. 11,3 kg senza pedali per una bici da 9.499 euro sono un po' tantini, anche perché comunque rimane un modello da gara e sicuramente voi che mi state ascoltando avrete fatto caso a questo dettaglio. Non mi è piaciuto anche le sospensioni a 2 posizioni, visto che un po' tutti avevano richiesto le 3 posizioni anche sulla precedente modello. Su questo nuovo modello mi sarei aspettato delle sospensioni a 3 posizioni con un'intermedia più robusta, ciò che stanno facendo anche i diretti competitor di Cannondale. Anche la nuova Epic di Specialized ad esempio ha le 3 posizioni. Sì, si può agire sulle pressioni, si può lavorare molto sulla personalizzazione da questo punto di vista, però 3 posizioni delle sospensioni secondo me avrebbero fatto comodo. Non mi è piaciuto nemmeno il feeling che ho avuto con il nuovo manubrio di Cannondale. Vi spiego i motivi. L'attacco è molto corto, fin qui possiamo anche starci, però è poco negativo. Abbiamo 6 gradi di inclinazione. E questo secondo me è un dettaglio non per tutti. Su questo tipo di bici che hanno un anteriore molto aperto si ha la voglia di solito di caricare tanto l'anteriore proprio per girare meglio in curva, nelle curve strette soprattutto, e in quelle situazioni questa bici tende un pochino ad allargare. Bisogna prenderci molto la mano e capire come guidarla. Diciamo che a primo impatto non ho avuto un grosso feeling da questo punto di vista, ma la colpa tra virgolette non è da attribuire alla bici in sé per sé, ma proprio al manubrio. Se fosse stata la mia bici avrei montato sicuramente un attacco manubrio un po' più negativo e leggermente più lungo, proprio per caricare meglio l'anteriore. Siamo alle conclusioni. Prima di chiudere però, a chi la consiglio questa bici? Sicuramente la consiglio al rider moderno o comunque a chi vuole un mezzo capace di comportarsi bene e di affrontare tutti i tipi di sentieri, non soltanto quelli delle gare, cross country o marathon che siano, ma anche i sentieri più divertenti, tipo dei piccoli bike park. Questa bici vi assicuro che è molto capace e permette di divertirsi un po' in tutte le situazioni. È una vera bici all round, sebbene abbia soltanto 120 mm di travel, ma nel complesso con le nuove geometrie e l'efficienza dello schema sospensivo e anche della forcella lefty la permettono di divertirsi un po' in tutte le situazioni. Bene, per ora io credo di avervi detto tutto. Per gli altri dettagli vi rimando all'articolo, vi ricordo di andarvelo a vedere, ve lo linko qui sotto in descrizione. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.